Buonasera amici di MRTV e benvenuti a questa 23esima puntata de Il cittadino sovrano. Diamo il benvenuto a Marco Ludovico. Ciao Marco. Ciao Serena, ciao a tutti, ben ritrovati. Ben ritrovato anche a te Marco. Insomma, anche stasera qui puntuali, come dici sempre tu, stessa spiaggia, stesso mare. Per te sarà Milano Marittima, immagino. Così. Ovviamente, il vero milanese per non farsi mancare niente, visto non avendo il mare ne ha creata una ad hoc. Esatto. Allora Marco, l'argomento di questa sera, prepariamoci alla vittoria. È un argomento un po' di attualità direi, nel senso che, si parla spesso in questo momento, ma, qualcuno sta perdendo, qualcuno sta giungendo alla vittoria. In realtà non si capisce bene, chi sta giungendo alla vittoria e chi sta giungendo invece alla sconfitta. Ma perché dico questo? Perché sono negativa? Per certi versi sì, visto che in questo periodo bisogna stare attenti anche a qualsiasi parola, visto che è stata decontestualizzata, è stato tolto il vero significato. No, non per questo, ma perché è semplice, basta osservare i fatti, osservare le persone. Purtroppo oggi più che mai si pensa ad una vittoria perché c'è sempre qualcuno di esterno che interviene per darci una mano. In realtà, la vittoria e la sconfitta non è data da qualcuno di esterno, ma può essere data solo esclusivamente da ciò che facciamo noi per noi stessi. Per noi stessi e uno dice: "No, bisogna far le cose per l'umanità", per certi versi sì, però ricordiamoci una cosa: prima di tutto il sano egoismo, ovvero mettiti in salvo tu se vuoi salvare gli altri. È inutile che noi stiamo qua a dire se dobbiamo fare i crocerossini, quando in realtà non sappiamo neanche cosa significa essere una crocerossina, perché non ci siamo preparati per essere, infermieri, medici, eccetera. Questo solo per prendere spunto, tra l'altro, ehm, prendere anche alcune figure particolarmente di attualità, oggi. E allora cosa significa prepararsi alla vittoria? Beh, prepararsi alla vittoria significa, scegliere noi quali sono le azioni da fare, indipendentemente da quello che decidono gli altri di fare. E allora io voglio, improntare l'argomentazione di questa serata su un brano che ho tratto da Il manuale del guerriero della luce di Paulo Coelho. Penso che la maggior parte di voi l'avrà letto o comunque almeno sentito nominare sicuramente. E quindi vi leggo questa parte. Dice un poeta: il guerriero della luce sceglie i suoi nemici. Attenzione, è il punto chiave. Egli sa di cosa è capace, non ha bisogno di andare in giro a parlare delle proprie qualità e dei propri pregi. Eppure compare continuamente qualcuno che vuole dimostrare di essere migliore di lui. Per il guerriero non esiste migliore o peggiore, ognuno possiede i doni necessari per il proprio cammino individuale. Ma certuni insistono, provocano, offendono, fanno di tutto per irritarlo. In quel momento il cuore gli dice: non accettare le offese, esse non aumenteranno la tua abilità, ti stancherai invano. Un guerriero della luce non perde il proprio tempo ascoltando le provocazioni, ha un destino che deve essere compiuto. E siccome noi siamo nella rubrica il cittadino sovrano innanzitutto è un guerriero della luce, è un guerriero che ogni giorno affila la propria spada, si allena per giungere poi alla vittoria. Ma voglio partire dalla prima frase
di questo brano, cioè che il guerriero della luce sceglie i propri nemici. In realtà la maggior parte delle persone dice: "No, non è possibile perché io non mi scelgo nemici, io non voglio la guerra". In realtà sì, perché ricordiamoci sempre che siamo in un contesto duale, quindi se voi pensate di essere dalla parte del bene, in realtà state creando comunque i vostri nemici e viceversa, perché anche chi sta dalla parte del male, concedetemi i 2 termini in queste accezioni, anche perché mi risulta difficile oggi parlare di positivo e negativo, quindi preferisco prendere questi 2 termini che sono universali, ma solo per far capire ovviamente magari potremmo parlare di luce e ombra, forse magari è un po' più adeguato come contesto. Quindi anche chi sceglie l'ombra si sceglie i propri nemici, che sono quelli che stanno dalla parte della luce. E perché noi ci scegliamo i nostri nemici? Perché dipende da quello che stiamo facendo. Quindi in realtà l'obiettivo che ci siamo prefissati noi oggi indica chi saranno e chi sono e chi saranno nel divenire i nostri nemici. Marco, a te. Eccolo. Eccolo. Ma allora, ci siamo concentrati tanto giustamente, come penso sarà capitato a tutti leggendo il titolo, sulla parte della vittoria. A me piacerebbe però anche concentrarmi su un altro aspetto fondamentale che è la prima parola del titolo di questa puntata: prepariamoci. Perché il prepararsi si usa spesso, sia quando si inizia una battaglia, meno spesso quando si parla di vittorie, perché dici: "Vabbè, che preparazione dovrei avere per vincere?" In realtà ci vuole, possiamo fare degli esempi. Quante persone dopo delle vittorie, dei successi, delle soddisfazioni enormi, delle cose che potevano essere viste solo come positive, in realtà sono andate completamente fuori di testa, perché non hanno saputo gestire la vittoria, come tanti non sanno gestire la tensione della guerra, del conflitto, e molti non riescono a gestire invece l'ebbrezza della vittoria. E questo soprattutto nel momento attuale è molto importante, perché alla fine, anche rimanendo proprio sulla strettissima attualità, quante volte iniziamo a vedere dappertutto persone che fino adesso si sono lamentate, ascoltando chi magari non era d'accordo con loro, hanno lamentato appunto un'incoerenza, dire: ma tu sostieni dei valori, sostieni e poi fai tutt'altro." E spesso abbiamo visto anche che ovviamente in un periodo come questo tanti si sono rifatti a nobili principi come quelli della Costituzione, come quelli, dello Stato di diritto e così via. Ma sempre più spesso poi si vede che quando sembra avvicinarsi la vittoria, ecco che anche lì quest'ebbrezza di vittoria, se non si è pronti per l'appunto, rischia di portare anche qui all'incoerenza, perché anche qui adesso vediamo ribaltarsi la questione. E quindi tante volte è proprio su quel termine che ho riflettuto, cioè alla fine tante volte, sia nella guerra che nella vittoria, sono 2 facce poi della stessa medaglia, più che la vittoria e la sconfitta, proprio la guerra, il conflitto e la vittoria sono 2 facce della stessa medaglia. Il problema è sempre il percepito. Cioè anche in battaglia, in guerra, quando uno pensa che sta vincendo, solitamente esagera, solitamente commette degli errori. Stessa cosa può succedere, quante volte abbiamo letto o detto che la storia viene scritta dai vincitori e non dai vinti. Ecco, quante volte non ci si è preparati
e si rischia così di avere una tutto quello che più o meno si avvicina alla parola Siri, non lo posso dire. Ho detto si rischia di boom, è apparsa Siri. Quindi quante volte si rischia di vanificare una vittoria proprio perché non ci si è preparati. Alla fine si rischia veramente di concentrarsi solo su quello e di perdere di vista il vero obiettivo per il quale si è combattuto, perché di solito si combatte per raggiungere un obiettivo. Se non si è disposti e non si è preparati alla gestione poi del raggiungimento di questo obiettivo, si rischia di concentrarsi sul fatto di aver vinto, di averlo raggiunto, ma ci si dimentica qual era l'obiettivo. E quindi la vittoria mai fu più vana, diciamo. Questo accade perché ci si concentra in maniera egoica su di sé, non quel sano egoismo di cui parlavo poco fa, ma proprio quell'egoismo invece che non è per niente sano. E quindi, tra l'altro, Marco, tu hai parlato di coerenza e incoerenza, quindi vorrei anche invitare i nostri amici, se non l'hanno vista, di andarsi anche a recuperare la puntata dove abbiamo parlato dell'incoerenza della coerenza, insomma, la coerenza dell'incoerenza. Ecco, il titolo era esattamente quello. C'è un aspetto, infatti, molto importante. Qualche anno fa si parlava già di quelle che potevano essere delle situazioni critiche che si sarebbero verificate in questi anni e davano anche delle date ben precise. E si diceva sempre preparatevi. In realtà la maggior parte delle persone pensava che non si sarebbero mai verificate queste criticità perché? Perché nella loro testa dicevano c'è un risveglio della coscienza molto importante, di conseguenza per loro non era possibile che si verificassero delle situazioni negative, perché il risveglio della coscienza significava per forza qualcosa di positivo. In realtà è l'esatto contrario, perché il risveglio della coscienza va a smuovere ancora di più gli avversari, che diventano più feroci e quindi gestiscono un caos ancora maggiore. Quindi il prepararsi a questa vittoria non era siamo giunti finalmente alla come posso dire, al fatto che non ci sarà una battaglia da combattere. In realtà non era quella la vittoria. Il prepararsi era guardate che questa battaglia ci sarà e sarà ancora più importante, proprio perché più c'è un risveglio della coscienza da una parte, maggiori sono le forze che la vanno a contrastare. E infatti abbiamo visto moltissimo in questi 2 anni una cosa che mi ha colpito particolarmente, anche se ovviamente non ne sono stata sorpresa. Diciamo che pensavo un po' di più ad un libero arbitrio da parte di alcune persone, che non si è verificato. Il fatto, per esempio, voi guardate oggi quando andate in rete, io l'ho notato tantissimo quando vado su YouTube, oppure quando vado su Facebook, su Instagram. Cioè fino a un paio d'anni fa Ovviamente parliamo di YouTube, sempre sia lodato, visto che ci ospita per la gioia di Sim. certo, assolutamente, ma infatti ne volevo parlare in senso ovviamente di come Non si sta avevo dubbi. gestendo le cose. No, figurati. Io a differenza di tanti altri non denigro i social network, anche perché li utilizzo, quindi non li posso, io sinceramente non vado, concedetemi il termine, a sputare sul piatto dove mangio, perché se mi sono utili, perché mi servono per divulgare, non vado di certo contro a chi mi sta ospitando. Cioè, questo è il mio pensiero, ecco, quindi insomma che invece tanti vanno contro i social che li stanno ospitando. Beh, scusa, vai da un'altra Tra parte. l'altro molte volte Scusate. si va contro i social scrivendolo sui social, che
È Ma bellissimo, certo. è l'apoteosi. Cioè, vado a prendermela con Zuckerberg su Facebook. Beh, scusate, è Dove suo, posto? se permetti deciderà lui, che poi noi non le condividiamo, le regole che lui mette. Per carità, può essere anche, è giusto, però sei a casa sua, e a casa sua mette le regole che vuole lui. Ecco, quindi questo, dico lui che rappresenta ovviamente tutto il sistema, la società. Ma, quello che volevo dire era un'altra cosa. Si vedevano tantissimi post, video, immagini, insomma, che richiamavano questo risveglio della coscienza. Io parlo principalmente per quelli che sono i miei contatti. Oggi la stragrande maggioranza di quei contatti non condivide più questi messaggi, ma ha iniziato proprio 2 anni fa a pubblicare tutta una serie di video, di contenuti che puntano il dito verso il sistema. Allora, io quello che mi chiedo è: finora come vi siete preparati? Cioè, voi sapete benissimo, ci sono delle leggi esoteriche, che ognuno di noi è responsabile di ciò che si trova a vivere. Quindi questo tipo di scontro, di avversario, ce lo siamo scelti noi proprio perché stavamo facendo un determinato percorso. Quindi, perché oggi puntate il dito verso di loro? In realtà non dovreste puntare il dito, dovreste mettere in pratica ciò che avete studiato, praticato, tutte quelle meditazioni che venivano fatte, alla fine che senso hanno avuto se continuate a puntare il dito verso gli altri? Chiedetevi cosa potete fare oggi e fatelo però. Non urlate sui social, gli altri puntando il dito sempre verso il sistema, verso il governo, verso il proprio titolare, verso qualsiasi tipo di istituzione. Perché ricordatevi sempre che ogni volta che puntate il dito verso qualcuno, 3 dita puntano verso di voi. Allora, non urlate, sono loro che. Chiedetevi come posso fare io per prepararmi a questa battaglia e prima di tutto non sprecate energia andando contro gli altri, non li giudicate. A che serve urlare sui social e poi alzarsi il giorno dopo e fare sempre le stesse identiche cose? A cosa vi è servito imparare tutta una serie di meditazioni se oggi siete ancora lì che puntate il dito verso gli altri? Prepararsi alla vittoria significa esattamente questo, significa iniziare ad agire per libero arbitrio. Cioè fate esattamente quella cosa che non vi porta a giungere a compromessi. Si è frizzata Serena. O la vedo solo io frizzata? Aiutatemi anche voi dalla chat. Mi dite se vedete e sentite ancora Serena o si è frizzata solo sul mio schermo. Qualcuno mi aiuti. I commenti di solito hanno sempre un minutino di ritardo rispetto. Ah, ok, perfetto, perfetto. Allora non ero l'unico. Ottimo, grazie mille a tutti. Allora, va bene, subentro temporaneamente io. Serena adesso sicuramente si ricollegherà e riapparirà in video. Stavo pensando proprio in merito a quello che diceva giustamente Serena. Ho visto un video, non mi ricordo se oggi o forse ieri, comunque molto di recente. E da quel video la domanda che veniva quasi ovvia e spontanea era: è giusto adesso solidarizzare oppure "accogliere", tra virgolette, nel proprio gruppo chi fino a ieri ha, tra virgolette, sempre combattuto la battaglia in senso opposto? Perché appunto si faceva sentire
una commerciante che faceva questo appello tramite i social dove diceva: io ho un bar, gelateria, pasticceria e così aspettate che forse è rientrata Serena, adesso si sta ricollegando, mette il green screen e tutto e ve la ripristino. E quindi dicevo, sentivo questa conversazione, dice: io per 2 anni con questa attività ho tirato la cinghia, ho rispettato tutte le regole, il Green Pass e non il Green Pass e tutte queste robe qui. Per 2 anni io sono stato esattamente, ho seguito tutti gli ordini del governo, ma adesso non ce la facciamo più. Serena, mi fai un cenno se e quando puoi essere ripristinata? Perfetto, eccola qui. E quindi dicevo, sostanzialmente questa persona si lamentava, dice: ma come? Io che ho seguito pedissequamente tutte le indicazioni, adesso mi sento abbandonata, mi sento... E dall'altra parte però, e quindi sembrava appunto pentirsi del suo gesto, dall'altra parte però c'era un interlocutore che commentava questo video che diceva: no, queste persone che sono state dei collaborazionisti fino adesso, non bisogna solidarizzare con queste persone e così via. Ecco, secondo me era mal posto il problema. Il problema non è solidarizzare o meno con quell'altra persona che magari fino a ieri stesso la pensava diversamente da me. Qui sta il prepararsi eventualmente alla vittoria. Il problema è quella persona eventualmente ha capito di aver sbagliato, perché se è arrivata in quella condizione non è colpa del fatto che qualcuno gli abbia imposto delle regole, ma è stata lei stessa che è andata contro i propri pari, contro i propri clienti, contro i cittadini, contro il popolo. Oppure è solo un problema di ristrettezza economica e di conseguenza basterà elargire qualche lira e tutto tornerà come prima? Questa è la vera differenza. Cioè, quindi il problema non è creare delle tribù o, siccome si pensa di andare verso la vittoria o si vince, quello di erigersi a cerchia ristretta di eletti che avevano capito tutto fin da subito, piuttosto rispetto a quelli che non hanno capito assolutamente niente, secondo poi chi parla e chi commenta. Il problema è che è sempre giusto solidarizzare verso il prossimo, è sempre giusto includere, è sempre sbagliato il viceversa. È ovvio che, come dicevamo prima, bisogna capire se dall'altra parte si è capito qual era l'oggetto della battaglia, oppure la vittoria diventa fine a se stessa. Questa è la più grossa sconfitta che si può ricevere, perché se ci pensiamo, alla fine chi è stato contro chi, se non ognuno di noi contro qualcun altro? Perché sì, è vero, nel mondo ci sarà sempre qualcuno che prenderà qualche decisione, che punterà a vincere, che punterà a sconfiggere qualcun altro, che punterà a fare una battaglia, ma alla fine, se il ristoratore, il vigile, il poliziotto, il magistrato, il giornalista, che però siamo io, te, l'altro, cioè non sono delle figure mitologiche create in vitro, cioè sono il nostro vicino di casa, il nostro parente, il nostro amico. Di questo stiamo parlando. Cioè, quindi se tutti noi, alla fine, chi più, chi meno, secondo le varie sfumature di purezza che citiamo spesso, non avesse svolto un ruolo, è sufficiente che qualcuno si alzi la mattina e decida che? No, semplicemente no.
Non basta questo. Quindi ognuno di noi, nel bene e nel male, esatto, come dice giustamente Gabri, gli altri siamo noi, ed è perfetta come citazione. Ognuno di noi ha svolto un ruolo, arrabbiandosi con un amico, discriminando una persona, comunque ingaggiando quella battaglia. Una battaglia è stata ingaggiata. Pochissime sono state le persone, tra virgolette, "indifferenti" nel senso buono del termine, come diceva giustamente Serena, forse quella giusta dose di egoismo, cioè in questo io ho la mia vita, non giudico quella degli altri e non voglio essere giudicata la mia di vita e il mio tenore di vita e come conduco la mia vita. Tutto qui. Cioè, se tutti si fossero limitati a questo sano egoismo, non staremmo parlando di nulla. Quindi qui veramente, prendo come, granitiche le parole che diceva prima Serena. Cioè, chi è il nemico, chi è l'amico, chi è quello, il social, il sistema, le cose, ma chi sarebbe tutta questa ma sono gli altri. E dove si trovano di preciso questi altri? Il nome e cognome di questi altri? Tutti noi, nelle varie sfumature di purezza e impurezza in base ai punti di vista. Grazie Marco. Che fine Allora, hai fatto? Cioè, noi siamo tutti qui insieme e tu prendi e te ne vai così, i senza miei avvertire nessuno. avversari, ma io sono stata pronta con una nuova connessione. Mm. Quindi mi sono preparata alla vittoria col piano B. È arrivato Eh, lo hacker russo? Quello eh, alla nocciola o quello al eh, cioccolato? guarda, non lo so, è andata via la connessione e io mi sono preparata con l'altra, quindi questa è l'unica cosa che ho fatto. Marco, io vorrei tornare sul discorso della scelta del nostro avversario, perché insomma è la parte che mi sta particolarmente, scusate il gioco di parole, È la parte che a ti sta cuore. particolarmente partendo da un punto di vista. Esatto. Perché? Perché le persone non capiscono perché siamo noi a sceglierci in realtà i nostri nemici, ma è semplicissimo. Cioè, vi faccio un esempio banale: se io gioco in una squadra di calcio di serie A, è ovvio che avrò come avversari la Juve, il Milan, l'Inter, la Roma. Cioè, è ovvio, quindi l'avversario me lo sto scegliendo io. Perché se sono arrivata in Serie A di calcio, in una squadra, magari che ne so, una neopromossa, ma so già quali saranno i miei avversari. La stessa cosa accade nella vita, accade in queste situazioni. Se voi siete in un percorso di risveglio, ma secondo voi non avrete avversari? Beh, quando saremo in un mondo, in un paradigma non duale. Ma oggi siamo ancora in un paradigma duale, di conseguenza sapete benissimo chi saranno i vostri avversari, cioè coloro che vogliono invece l'addormentamento della coscienza. Quindi nel momento in cui si attuano degli eventi, delle situazioni in cui si arriva ad si tenta un addormentamento della coscienza, è lì che dovete lavorare, non guardare il dito invece della luna. O addirittura c'è chi gira le spalle al dito e guarda addirittura dall'altra parte, non guarda neanche il dito. Occhio che è Cioè non, pericoloso girare le spalle al dito, io non lo consiglio mai. Voi fate quello che volete, però quella è una pratica da sconsigliare, secondo me. Io mi dissocio dalle affermazioni di Serena in questo caso. Dissociati, tanto anche tu hai i tuoi avversari, quindi Pensavo le mie dita, già mi stavo preoccupando. dipende, tu sai quali sono i tuoi avversari. Io sono in pace col mondo. Ecco perché il prepararsi non significa avere solo alleati, significa avere gli alleati, ma significa avere anche gli avversari. Ma un altro aspetto appunto che abbiamo letto
poco fa anche in questo brano del manuale del guerriero della luce, è l'evitare di sprecare energie per delle azioni inutili. Quindi non giudicate, non puntate il dito, non urlate sui social continuamente è colpa di questo, è colpa di quello. Beh, focalizzatevi sulla soluzione. Questo significa prepararsi alla vittoria, perché finché io continuo a parlare del problema, la soluzione non arriva mica. Invece la maggior parte delle persone pensa che parlando del problema questo si risolva. In realtà lo si alimenta. È anche una legge esoterica. Cioè, più io focalizzo l'attenzione sull'oggetto di un discorso e maggiore energia acquisisce quell'oggetto del discorso. Quindi lo sto alimentando io il mio avversario. Io stessa lo sto alimentando, se ne parlo, e ne parlo magari anche in termini particolarmente pesanti. Inoltre un altro aspetto che ho notato in questi ultimi 2 anni è che tutti hanno la miglior soluzione e tutti quanti sanno sempre qualcosa di più di tutti gli altri. Ecco, allora se è così, invece di dimostrare che siete migliori degli altri, che non ne avete bisogno, acquisite le informazioni degli altri e fate le vostre. Questo è ciò che bisogna fare, non dire beh io sono più figo perché so una cosa di più rispetto a te. Infatti arrivano continuamente anche sui social, su Messenger, su WhatsApp, continuano ad arrivarmi ogni giorno decine di video, guarda questo, guarda questo, guarda questo, guarda questo. Beh, non serve guardare i video, basta guardare la realtà dei fatti. I video servono per conoscere i dettagli, ma la realtà dei fatti è, cioè, aprite gli occhi e guardate cosa sta succedendo fuori. Questo è. Da lì poi possiamo fare tutta una serie di strategie e alcuni dettagli possono essere utili. Però la prima cosa da fare è smettete di utilizzare energie inutili per parlare del problema. Cercate la soluzione. Questo è il modo per prepararsi alla vittoria. Non accettate le provocazioni, lasciateli dire. Io vedo anche sui commenti a volte che ci si scanna l'un con l'altro, ma che serve? Cioè, se tu non condividi quello che io sto dicendo, va bene, io anzi ti dico ben venga. Io a più di qualcuno ho risposto ben venga che non condividi quello che dico, perché se no andiamo verso il pensiero unico. E allora cos'è? Cioè, non va bene il pensiero unico che dicono gli altri, però va bene il pensiero unico che dico io. E non è sempre un pensiero unico. Ovviamente. Ovviamente è così. Allora, anche qua non ci si è preparati alla vittoria. Perché? Perché si punta il dito verso il pensiero unico degli altri, però non si punta il dito, scusate ragazzi, ciao Claudio, benvenuto tra di noi. Ecco. Eccolo qua, sì. Scusate, insomma, un amico da salutare. Quindi non è che si deve offendere però chi ha... fermiamo tutto. Cioè, io sono contrario alle discriminazioni. Adesso saluti uno per uno tutti i nostri amici. Scusa, non ho capito. E gli Adesso altri mi fai chi sono? passare di nuovo tutti i messaggi sotto, così leggo i nomi. Così almeno leggo i nomi e non discrimino nessuno. Ecco. Vabbè, dai ragazzi, scusate, a volte le preferenze anche in questo caso. Stavo dicendo, tante Vedi, volte si giusto, vedi. offende. No, vedi, hai già E cos'ha creato. Claudio più di me? Hai Cioè, è ragione. giusto, è giusto. Io approvo la mozione. Lo conosco di persona. Allora, Zepafra, magari dici come si pronuncia esattamente e dove va l'accento, perché mi piacerebbe dire la parola, cioè il nome in maniera corretta. Dobbiamo conoscerci di persona.
quindi ecco. Beh ragazzi, grazie perché ci rendete sempre anche leggera la puntata, anche quando parliamo di argomenti un po' impegnativi, quindi grazie veramente per essere con noi e per darci sempre anche questi aspetti un po' ironici della situazione. Ora sto tentando di finire un discorso, vediamo se ci riesco. Cioè, spesso e volentieri si punta il dito verso chi sta imponendo un pensiero unico, però poi quando qualcuno la pensa diversamente da noi, diciamo, cioè lo offendiamo, non ha capito niente, ma un giorno magari capirà. Ma siamo sicuri che noi abbiamo capito tutto e loro non hanno capito niente? Magari la cosa più corretta sarebbe sentire un po' le versioni di tutti quanti, le informazioni di tutti, metterle insieme e avvicinarsi un po' di più alla verità, perché in ogni affermazione comunque ci può essere una parte di verità e una parte di falsità, ma questo lo si può scoprire solo quando tutti i dettagli, tutte le informazioni vengono messe insieme. Marco, ho fatto un monologo. Io ho approfittato di sproloquiare prima quando ti era caduta la linea, ho detto cose irripetibili, inenarrabili, quindi ho parlato malissimo di te per giunta, cioè, sappilo, sapevilo che ho parlato malissimo di te. Comunque, mi riguarderò la registrazione e poi commenterò, sotto scriverò qualcosa. la faremo sparire ovviamente. No, il succo è tutto lì, il succo è tutto questo che dicevi, soprattutto quello dello spreco di energie. Questa sera hai letto appunto un brano, diciamo che di guerra, se c'è uno che aveva capito qualcosa, Sun Tzu qualcosa l'aveva capita, mettiamola così. Ha scritto un bel manualino che sembrava anche ben fatto, ben Infatti strutturato. una delle frasi più belle è per vincere il tuo nemico diventa il tuo nemico. Esatto. Perché capisci, intanto, cioè, sembra una frase stupida, ma intanto inizi a capire. Cioè, diventare il proprio nemico non vuol dire diventare ciò che si odia, anche perché sennò si rischiano seri problemi di autostima cioè, il problema è arrivare a capire, o meglio, il problema è la soluzione è arrivare a capire perché l'altro dice quella cosa, perché l'altro pensa quella cosa, perché io non sono d'accordo con l'altra persona, non come devo fare per prevaricare quella persona, come devo fare per vincere su quella persona, ma perché quella persona sta pensando. Ci sarà un motivo se quella persona sta pensando quelle cose? È paura? E sono informazioni sbagliate? È perché è legittimo che lui la pensi in quel modo? È perché tutti e due in fondo abbiamo una parte di verità, perché quasi sempre il giusto sta nel mezzo? Ecco, quel signore che citavo prima, è una delle cose su cui si focalizza di più è proprio quello dello studio e della scelta del terreno sul quale combattere. E qui io ho visto enormi quantitativi di energie sprecate, vedendo persone che iniziavano a parlare di cose, da un lato che penso ignorassero fino al giorno prima, e dall'altro entrare veramente in dettagli e rivoli, che in nessun contesto possono portare a una soluzione. Cioè, pensiamo a una riunione di condominio. Cioè, se dobbiamo stabilire o metterci d'accordo se un lavoro va fatto oppure no, o se quel dato problema va risolto e come va risolto, non è mettendoci a parlare dell'amministratore o di quello che quell'altra persona: "Ah, ma tu 2 anni fa avevi detto, fatto, ma poi mi avevi mandato la me". Sapete come finisce? Che finisce la riunione, il problema paro paro è lì.
dove si è rappresentato, cioè di tutto si è parlato, meno che del problema. Ecco, questo è il modo migliore per perdere sempre. Cioè non affrontare il problema, non discutere del problema, ma mettersi a perdere quantitativi enormi di energie, di risorse e di tempo nel parlare dei 1000 dettagli e delle 1000 sfumature che potrebbe avere quel problema, senza però magari trattare neanche una minima sfumatura della possibile soluzione. Ecco, quello è il miglior modo per sbagliare. Qui ho voluto fare il parallelo sulla scelta del terreno di guerra. Cioè, se io sono una persona di puro buon senso, punto. Quindi penso di avere il dono della ragione, il dono dell'intelletto, del libero arbitrio, perché mi devo mettere a parlare di chimica organica e fisica quantistica? In un problema che tutto sommato bello, possiamo parlare di 1000 materie, ma parliamo del problema e magari in quel modo possiamo prepararci ad avere una possibile vittoria o quantomeno rischiamo di combattere su un terreno che ci compete. E io, mettiamola così, non mi metterei mai a sfidare un'altra persona o non mi confronterei mai con un'altra persona scegliendo di farlo con assoli di chitarra e io non la so suonare. Cioè c'è il rischio concreto che non vada un granché bene quel confronto, cioè anche ci fossero le migliori intenzioni di partenza, c'è il serissimo rischio che non mi veda vincente. Ma perché? Perché io non volevo vincere, non volevo no, semplicemente non è quello il terreno, non è quello il terreno. E io potrò annientarmi fisicamente, mentalmente, spiritualmente, energeticamente, potrò annientarmi, non vincerò mai. È come un criceto messo sulla ruota e fa dei grandi sforzi. Gli sembra di fare tantissima strada, in realtà non si è mosso di 1 millimetro. Tutto qui. Allora Marco, io vorrei prendere spunto da 2 messaggi che ha scritto Veronica. Mh-mh. Eccolo qua. Il mio nemico può aver ragione, ma la ragione non è criterio sufficiente per la verità. E condivido, Veronica, questo aspetto, però è vero anche il contrario, cioè posso avere ragione io, ma è lo stesso concetto, ma non è un criterio appunto per giungere alla verità. Quindi noi dobbiamo sempre vedere le cose dai 2 lati, non ci dobbiamo mai porre sempre solo dalla parte della ragione. E poi c'è l'altro che dov'è? Eccolo qua, Veronica, molto bello anche questo. Io amo la verità, ma lei ama un altro. Non importa se lei ama un altro, l'importante è che stai tu dalla parte della verità e che la difenda sempre, che non abbia mai paura a dirla. In effetti l'aspetto più interessante della verità è che non è difficile dirla come invece pensano tanti, è difficile accettarla da parte degli altri. Quindi tante volte si mente perché si sa già a priori che gli altri non accettano la verità. Allora, per quieto vivere si dice, vabbè, gli racconto quello che vogliono sentirsi dire. Ecco, quindi bella comunque la tua frase come È tantissimi, bellissimo, però bellissimo. tu stai facendo girare i commenti talmente veloci che non riesco a starci dietro. Perché io sono democratico, li faccio vedere tutti. Lo so che sei, che sei democratico, ma io non riesco a commentarli tutti, si girano così in fretta. Quindi ovviamente io vorrei tornare sempre sul commento, il primo commento di Veronica che mi ha Che non aperto è un questo, altro, no, l'altro, non è però vabbè, questo. ma semplicemente perché mi ha aperto
diciamo, un cassettino nella mente e mi ha fatto venire in mente un po' quella serie che sto guardando su Netflix in questi giorni, che ormai insomma l'ho già ripetuto forse almeno un centinaio di volte, che è Agents of the Shield, che è molto interessante però perché mettetevi nei panni. Cosa significa? Quando loro mettono giù delle strategie, i piani di azione, eccetera, cosa fanno? La prima cosa che fanno è mettersi nei panni del proprio avversario, cioè come agirebbe il mio avversario? Ecco, è questo che io intendo. Questi tipi di film, secondo me, sono molto interessanti perché ci fanno sviluppare delle nuove sinapsi, delle sinapsi che ci aprono molti canali recettivi e quindi non siamo più solo focalizzati su quello che pensiamo noi, ma iniziamo a diventare il nostro nemico, nel senso appunto che diceva anche Marco poco fa, cioè non nel senso che prendiamo le sue sembianze e la sua essenza, bensì ci mettiamo nei suoi panni e quindi iniziamo a ragionare come sapevo che Gabri avrebbe messo il cuoricino. Quindi iniziamo a comprendere e a prepararci alla vittoria. Ecco come ci si prepara, conoscendo il nostro avversario, non solo preparando noi stessi per qualsiasi evenienza, ma anche strategicamente. E lo possiamo fare solo esclusivamente se comprendiamo come agisce il nostro avversario. Infatti, sempre tornando al libro che hai citato tu poco fa, Marco, L'arte della guerra di Sun Tzu, lui a un certo punto dice: conosci te stesso, conosci il tuo nemico, mai sarà in dubbio il risultato di 100 battaglie. Quindi non posso conoscere solo me stesso e poi, speriamo di aver capito bene. Devo conoscere il mio avversario. Ma infatti, tornando all'esempio calcistico di prima, cioè la settimana prima della partita, la squadra passa una gran parte del tempo a capire la strategia e a studiare la squadra avversaria, guarda le altre partite del campionato di quella della squadra avversaria per capire dove sono i punti di forza, i punti di debolezza, quali sono le strategie da mettere in campo. Cioè è molto interessante questo aspetto, però poi nella vita di tutti i giorni ci dimentichiamo di farlo, lo facciamo magari solo all'interno di determinati contesti. Quindi prepararsi alla vittoria è una preparazione a non solo 360 gradi, ma come dico io a 720, perché bisogna essere in grado di essere pronti a livello fisico, a livello emotivo, a livello mentale, ma anche a livello energetico, che è l'aspetto più importante, più tosto, perché uno, le energie sono per la stragrande maggioranza di noi intangibili. C'è qualcuno che le percepisce, ma per la maggior parte di noi sono intangibili e quindi sono quegli aspetti a noi sconosciuti ed è proprio per questo che ci dobbiamo preparare a questi questi avversari, che i nostri avversari sono per lo più intangibili. Marco. E qui Tremors, no, sono già arrivata avanti. Puoi dire giustamente Tremors. temeva lo spoiler e quindi volevamo accertarci. Sto finendo la 4ª stagione, quindi Tremors è già conosciuto questo termine. Ottimo. Io ho fatto proprio su questo che dicevi, Serena, chi ci segue da qualche tempo lo sa, potrà sembrare controintuitivo perché dici: ma una cosa educativa al poker, dici: ma non mi sembra molto educativo, ma in questo caso calza a pennello. Come ho detto tante volte, nel Texas Hold'em vince non chi è più fortunato, ma
chi riesce a leggere meglio di tutti l'avversario, cioè chi riesce a capire effettivamente se l'avversario, che carte ha l'avversario, perché sta facendo quella puntata, come fa a fare questo? Lo capisce, cioè cerca di capire in base a dei segnali espressivi, in base a un modo di giocare, cioè cerca di capire chi è l'altro. Il modo migliore per perdere è fare l'esatto opposto di questo, cioè vedere un'altra persona che fa una puntata altissima e dire: beh, ma io non punterei mai così tanto se non avessi una scala reale, e quindi di default io decido di passare. Ecco, se uno dall'altra parte invece ha capito che io ragiono così, mi ha fatto. Quindi il problema non è mai capire tanto io cosa penso, cosa faccio, cosa vorrei fare. Sì, se uno possibilmente riesce anche a capirlo, si mette in pace con se stesso, col resto del mondo, col cervello. Però il problema è proprio diventare quell'altra persona, cioè nel momento in cui io capisco e capisco a tal punto quasi da poter dire di essere diventato quella persona, quindi in quel senso lì, a quel punto io sarò in grado di prevedere qualsiasi mossa del mio avversario. A prescindere da quello che lui farà, non sarà più tanto importante se lui punta forte oppure no. Io riuscirò a capire perché lo sta facendo, se sta bluffando, se invece ha un punto in mano. Cioè, i più grandi vincitori sono quelli che sono, proprio a proposito di prepararsi alla vittoria e di vincere, e come sappiamo noi vinceremo, quindi citazione storica, sono quelli che riescono a passare mani fortissime. Cioè spesso e volentieri chi vince non è quello che ha avuto le mani migliori, ma è quello che ha capito, è riuscito a intuire, è riuscito a capire che anche quando aveva in mano un punto molto forte, ha capito però che quello dell'altro era più forte. E ha capito che in quel momento, in quel singolo istante, avrebbe dovuto mollare il colpo, perché se non mollava il colpo, avendo un punto così forte in mano, l'avrebbe portato a uscire. Guardate i maggiori tornei che sono disponibili anche online, le vittorie più grandi sono sempre state fatte passando la mano quando si pensava di avere la mano vincente, ma si capiva che non lo era. Quindi questo è veramente prepararsi alla vittoria, cioè solo riuscendo a fare questo. E non si vede tanto, invece sembra che ci sia questa euforia, si è vista alternata fra le varie fazioni in base a quello che in quel momento sembrava essere la rivelazione del momento. Si è visto sempre, storicamente, ma in realtà il vero vincitore, chi poi alla fine vince, è quello che capisce quando deve mollare il colpo. Quante volte l'abbiamo visto fare anche a livello di politiche internazionali, di vedere un argomento che veniva messo lì, veniva anche discusso, litige, però poi spariva magicamente. Poi passava un anno, pum, da capo. Dici, ma non ci dovevamo vedere più? E te lo ritrovavi di nuovo sul tavolo, come se nulla fosse, e di nuovo, basta, spariva di nuovo, fino a che alla fine il momento che arrivava, che ormai tipo al lupo, dici: "Vabbè, ma ormai ne abbiam già parlato 50 volte, si sa come va a finire", ecco quello è il momento che papam, è il momento che arriva proprio dritto. Perché? È stata brava l'altra parte. Cioè, non devo più dire a quel punto: ma è cattivo". No, è stato bravo. Ha avuto la pazienza, nonostante i mezzi, nonostante la possibilità eventualmente di poter forzare la mano, non l'ha mai fatto. Questo l'ha fatto vincere.
non il fatto di essere cattivo, di pensarla diversamente da me o mille altre cose. Ha capito quando doveva passare, ha capito invece quando era la sua mano, ha capito quando era il momento. Quello è quello che determina la vittoria o la sconfitta. Invece quasi sempre si vuole vincere, sempre a tutti i costi, e quasi sempre non si vince. Ma Proprio in per effe questo motivo. ma in effetti mi viene in mente anche un altro aspetto, Marco, che in realtà non vince il più forte, vince il più adatto. Cioè, questo ce lo insegna anche la natura, cioè la l'evoluzione naturale ci indica che non è che sopravvive il più forte, sopravvive il più adatto. Quindi non è detto che in una battaglia vinca il più forte, vince il più adatto a quella battaglia. Cioè chi si è maggiormente e in maniera più adeguata si è preparato a quella battaglia. E non è detto che sia per forza il più forte. Invece noi siamo sempre lì che vogliamo dare contro per dimostrare che siamo più forti degli altri. In realtà la forza spesso e volentieri non serve, perché basta magari l'intelligenza, basta l'amore, basta la pace, basta il silenzio. Quindi tutti quegli aspetti che possono essere scelti in una battaglia solo esclusivamente per libero arbitrio e non per condizionamento meccanico reattivo. Quindi è molto interessante appunto il prepararsi alla vittoria. Chi magari non ha ancora iniziato può iniziare a farlo adesso, chi lo stava già facendo può potenziare se stesso, che non vuol dire rafforzare, ma vuol dire rendere sempre più adeguato se stesso alla situazione che si sta vivendo, che poi in un'altra situazione può non essere adatta e quindi c'è necessità di modificarsi. Quindi è molto importante che noi comprendiamo sempre la contestualizzazione, cioè ciò che stiamo vivendo va sempre messo all'interno del nostro contesto, di chi siamo noi, dell'ambiente che stiamo vivendo e quindi agire per in maniera intelligente, quello che si chiama proprio lo sviluppo dell'intelletto attivo. Quindi cerchiamo sempre di avere una visione più ampia che non sia sempre solo la nostra. Tante volte mi sento dire no, no, ma io ho la mente aperta. Ok, se hai la mente aperta, perché non conosci il tuo avversario? Perché forse ti rifiuti di andare ad accettare determinate informazioni che magari dici no, non è possibile che il mio avversario sia così. Oppure no, no, il mio avversario è esattamente così, quando magari non lo è, semplicemente un'idea che ti sei fatto. L'osservazione non è giudizio. Quindi, se noi vogliamo conoscere il nostro avversario, la prima cosa da fare è uscire totalmente dal giudizio, cioè non aver nessuna aspettativa nei confronti del nostro avversario. Marco, ci stiamo avviando verso la conclusione, però io prima di lasciarti l'ultimo spunto per chiudere la puntata voglio davvero ringraziarvi tutti quanti, stasera siete tantissimi, avete scritto veramente, veramente tanto, avete scritto dei commenti molto interessanti che mi hanno dato degli spunti di riflessione ulteriore, quindi io vi ringrazio davvero Tanti commenti, tantissimo. ma soprattutto belli, effettivamente sì, Sì. tantissimi, tutti pertinenti, tutti di spunto, belli, belli, belli. E poi mi piace questo dialogo che si è instaurato sui film della Marvel. Quindi bellissimo.
Ma insomma dai, magari Marco qualche volta potremo prendere spunto dalla Marvel e dalla DC Comics per tirar fuori qualcosina di interessante, Bene. qualche spunto di riflessione sul cittadino sovrano, perché ricordiamoci che Marvel e DC Comics in realtà stanno dando tutta una serie di indicazioni per far sì che ogni persona ritorni ad essere finalmente un cittadino sovrano, sovrano prima Allora, di tutto di se stesso. apriamo per un minuto la raccolta in chat di suggerimenti, richieste, idee, quindi a 1 minuto e 2 del video chiudiamo, scatenatevi, vediamo cosa arriva. Al mio segnale scatenate Scatenate l'inferno. l'inferno, via. Forza, avanti! Non dico il resto perché mi suona male quando diceva avanti miei prodi, a me mi lascia sempre un po' No così. dai, ci sono certe parole che ancora sono decontestualizzate, quindi non possiamo ancora ritornare ad utilizzarle come dovrebbero essere utilizzate. Vabbè, qui è arrivato un suggerimento abbastanza ampio dalla Gabri. Okay. Tutta la Marvel. Okay. Siamo una serie Ma insomma praticamente inte possiamo prendere spunto da qualche episodio di qualche film per, commentare poi le caratteristiche del cittadino sovrano, può essere molto, molto interessante. Vabbè, comunque insomma per quanto riguarda la Marvel, i miei preferiti sono ovviamente Iron Man e Thor, e per quanto riguarda DC Comics invece, Marco, tu lo sai? non lo posso dire, non lo posso dire, è un Lo segreto, non facciam posso vedere dire, allora. Si vede, non si posso vede, si dire. vede, si vede, si Sì, si vede. vede, si vede. Ecco qua, quindi via. Sappi che i Dai commenti Marco. arrivano sempre leggermente, c'è circa 1 minuto di sfaso tra, quando parliamo noi e i commenti, quindi adesso arriverà una bordata di ecco, Vorrei stanno dire a arrivando, Corey iniziano. vorrei dire a Corey, se rimani sintonizzato, per quanto riguarda V per Vendetta, potresti trovare qualcosa di interessante. Rimani sintonizzato con noi. Bene, No, però un Marco. momento, aspetta, spiegagli bene, no adesso, No, non no, no, stasera, no, adesso no, in lui cuci no, perché non poi stasera. Io ho detto se rimani sintonizzato, se rimani con noi prossimamente, insomma, potrà scoprire qualcosa di interessante. A parte, visto che avete nominato V per Vendetta, ragazzi, io adesso faccio salire un po' il mio ego, trovate su Amazon il mio ebook Ricordo come diverso diventò pericoloso, basato proprio sulle frasi del film V per Vendetta, così insomma. venghina Se vi va signori, di venghina. approfondire la cosa, ecco. Mm. Devi guardarti, ok. Vabbè, ragazzi, io direi, Marco, che possiamo chiudere. Ahimè, il tempo a nostra disposizione è finito, è tirannico. Cronos è sempre un po', come posso dire, Si è eh, magnati i figli e mo se sta a magnà pure noi, e ci può no, stare se sta mangiando i minuti, quindi quindi ovviamente insomma, dai. Intanto vedo che ovviamente stanno arrivando una serie ancora di spunti. Marco, dai, qualcosa in conclusione. Scusate, Cosa vedo si Serena, ma il tuo eroe non era Harry Potter. Sì, ma non è della Marvel. Io parlavo di Marvel e DC Comics. Anche il non l'ho Signore visto. degli Anelli. Ah, eccolo qui, sì, era Eccolo. su, e io li faccio andare a tamburo, quindi Dai, Marco, concludi tu. Io ho iniziato, tu ma concludi. io penso che il succo di quello che abbiam detto, ripeto, è proprio non concentrarsi su quello che attira subito l'attenzione, come ho detto all'inizio, la vittoria,
tutti, non dite bugie, io lo so, vi vedo, che tutti vi siete concentrati sulla vittoria, ma la parte fondamentale è la preparazione. Se non c'è preparazione non ci può essere nessun tipo di vittoria, neanche in caso di vittoria. Quindi per quanto possa sembrare un ossimoro, direi di chiudere così. Marco, grazie di cuore, anche questa bella puntata, insomma, ha dato tantissimi spunti di riflessione. Io non lo dico a caso, ragazzi, perché comunque quello che voi mi mettete in chat a me poi inizia a risuonare e ci inizio a riflettere davvero. Quindi grazie di cuore a tutti, con il cittadino sovrano ci vediamo martedì prossimo, mentre invece Marco in diretta ci vediamo alle 13:30 venerdì con Stampa e Omissis, e poi il lunedì sera alle 21 Benessere, Bellessere. Quindi grazie di cuore a tutti quanti. Ovviamente MRTV ha un palinsesto molto vasto, rimanete con noi anche per tutti gli altri argomenti, e come è passato in sovraimpressione, iscrivetevi al canale. Se vi è piaciuto il video mettete un like e condividetelo, perché io vedo solo un like. Siete in tantissimi collegati dall'inizio, ma vedo solo un like, quindi non sono Perché sicura che nelle questa... dirette, se non si chiude la chattina, non appare il bottoncino per Ah, mettere mi piace. ok. Allora li attendiamo postumi. Sì, quelli assolutamente. Adesso anche a dire sì, sì, sicuramente appare Siri e basta. Non posso più dire niente. Spegnilo finché siamo in diretta, se no continua a parlare lui dopo. Vabbè, una roba, Bene, ragazzi, grazie di cuore, buonanotte a tutti, grazie per essere con noi, grazie anche a tutti quelli che vedranno e commenteranno il video poi successivamente, e quindi alla prossima, buonanotte. E Marco, sigla.